Cari amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. È lunedì 16 dicembre e oggi noi parliamo di pub irlandesi. Come dicevo in un video qualche tempo fa, se ancora non l'hai visto te lo lascio qui, sono in Irlanda da 4 anni e mezzo e posso assicurarvi che moltissimi di voi quando vengono qua sbagliano tutto, ed ecco perché dall'alto della mia esperienza oggi ti dirò quali sono secondo me i 5 pub più belli e buoni, invece la Guinness buona, i tipici di tutta Dublino. In quasi 5 anni un po' di pub li abbiamo visti. Se ancora non sei iscritto al canale ovviamente iscriviti e metti like. Cominciamo. Per chi non lo sapesse, questo alle mie spalle è il famoso Temple Bar, il pub più famoso del mondo, se non quello che dà nome a tutta la via qui a Dublino. Assolutamente meta di ogni italiano e turista, ma è proprio vero che si beve ancora così bene o ci sono molti altri posti dove è meglio venire a bere la Guinness? Oggi ti mostrerò i 5 migliori pub, secondo me, che puoi trovare qui a Dublino, completamente non turistici, dopo essere vissuto qui per quasi 5 anni. Ovviamente ci leviamo da Temple Bar. Andiamo. Martedì 17 dicembre, abbiamo appena finito di registrare cose del video che è uscito settimana scorsa sulle banche. Se ancora non l'hai visto te lo lascio qui. Sto facendo una marea di roba. Sono già le 2, poi devo uscire e andiamo nel primo pub. Mi sono dimenticato anche la lampada di che cacchio. Il primo pub in cui vi porto si chiama Harold House. Proviamo a entrare. How are you, Kevin? You're not on holidays, are you? No. No, I'm not talking about the DOE today. Failed. Guarda raga, capotto. Oh yeah, wait, what was it? Come on. 5,40 € questa pinta. Perfetta. Anni che non vedo una pinta così giusta. Yeah, you're in the large already. Oh, she's still there? It's like the what do you call it? Game of Spettacolo. Allora raga, spettacolo. Sta piovendo? Spettacolo, pub sicuramente da altri tempi, assolutamente da venire. Ed è proprio una taverna dei tuoi amici. Mi sono fatto un sacco di riguardo a filmare, non ho fatto tante riprese, non ho parlato molto nel pub perché era talmente abituale come posto. Mi sentivo un estraneo. 5,40 € una pinta, prezzo che ormai non si trova più a Dublino, considerando che a Temple Bar mi hanno detto che siamo a più di 9 € a pinta. Quindi ve lo stra mega consiglio. Se venite entrate un po' con rispetto. Non gliene frega il cazzo, ma nessuno lì dentro, veramente, sono casinisti. Penso facciano anche musica dal vivo e poi tra l'altro è anche molto caldo come ambiente, quindi ve lo stra consiglio. Mercoledì 18, nuovo giorno, nuovo pub. Ma prima andiamo a fare le ripetute. 6 per 1000. Yeah. Ripetute andate. Bagnate. Signori, eccoci arrivati a Martins, uno dei pub migliori della zona. Adesso andiamo a provarlo, prenderemo una pinta di Guinness. Eccoci dentro. Siamo io e il buon Alfio, come i vecchi tempi. Sono le 3 del pomeriggio di giovedì ed è già abbastanza pieno. Una Guinness 6,50. Signori, Guinness, adesso la assaggiamo. Cheers. Cheers. Happy Christmas. Happy Merry Christmas. Christmas. Merry Merry Christmas. Everyone, Merry Christmas, everyone. Buono. Allora, piccolo disclaimer, il pub si sta animando, cioè
un bel po' di gente, dei vibes veramente Irish. Guardate quel soffitto, che spettacolo. Siamo entrati a quanto pare all'apertura, quindi questa Guinness che io ho appena bevuto era buona, ma vedendo quelle che sono arrivate dopo, secondo me l'hanno data un po' fallata. Cioè non che sia male, assolutamente, però se questo video si chiama i 5 migliori pub di Dublino, la Guinness deve essere come è. Quindi ne abbiamo preso un'altra. Signori, esatto, questa è quella che cercavamo la vita. Giovedì 19 Bianconata. Oggi cambio. Sto finendo di editare il video sui supermercati. So che vi piacciono, è già uscito. Se te lo sei perso te lo lascio qui. Sto editando dal pavimento. Cioè non dal divano, dal pavimento. Cioè non da lì. Anche perché più che altro c'è il sole. Perché sono... Non lo so. Iscriviti al canale. 7:41 in Irlanda, il 20 dicembre, poi il solstizio d'inverno, sembra notte, bello, la si intravede la luce. È da un po' di tempo che mi state chiedendo come sta andando con la ricerca del lavoro e non vi sto rispondendo apposta e non sto dicendo nulla nei video, ma le cose si sono mosse e ne vedrete delle belle, dico solo questo. Ora andiamo in centro e vi porto a scoprire gli ultimi 3 pub della lista, che sì, devo fare tutti oggi, però andiamo in tutti e 3. Sarà impegnativa, ma la facciamo, Prima porto via questa roba e poi partiamo. Io sono anche la tenda che sembra assurda, ma c'è più il sole adesso. Vi faccio vedere anche Dublino, guardate che bello! Non bruciare il cielo, bravissimo, eccoli. Ah, c'è ancora la Giuca. Il John Mulligan, neanche 300 metri dal delirio dalla zona di Temple Bar. Da fuori si intravede essere un pub molto tipico, molto old school, con queste note d'oro che ne caratterizzano l'ingresso. Ovviamente qua sotto in descrizione il link di Google Maps per trovarli tutti come i Pokémon. Quindi adesso entriamo e andiamo a bere una bella Guinness per scaldarci. Entriamo. Fin dall'ingresso, raga, spettacolare, super tradizionale, super vecchio, un sacco di irlandesi, se non solo irlandesi, e tutti vecchi, di conseguenza Guinness buona. Già da qua si capisce che è un masterpiece. Guardate, la crema, come la chiamano qua in Irlanda, il surge, è perfetto, tanta roba. Prezzo 6,80 € per una pinta, non pochissimo rispetto ad altri pub dove siamo stati, però assolutamente tanta roba. Adesso lo assaggiamo. Una cosa che dovete sempre ricordarvi quando venite a Dublino e in Irlanda in generale è quella che dovete aspettare che la birra faccia il surge, ovvero il cambiamento del colore dal cioccolato fino a diventare nero. Se non lo fate gli irlandesi si arrabbiano tanto. Quindi se vedete degli irlandesi mangiare la pizza con l'ananas potete vendicarvi in questo modo. Io non vi ho detto niente. Ora cambiamo posto, vi porto in un altro posto dove ho lasciato il cuore, ma ne parliamo dopo. Quello che vedete qui alle mie spalle, che sembra, ed è a tutti gli effetti un pub, ma sembra chiuso, in realtà è aperto, perché è un pub segreto. Bussare, vi aprirà la porta un simpatico signore dalle buffe sembianze, cercherà in tutti i modi di non farvi entrare. Ho già fatto un video a riguardo. Dentro si paga solo cash. Proseguiamo. Siamo ora a Smithfield Square, che è una piazza dove potete trovare la Jameson Distillery, fabbrica quella che produce whisky irlandese, è uno dei più famosi al mondo, lo trovate anche all'Esselunga. Al momento è completamente addobbata per Natale con tanto di piste di pattinaggio. Ovviamente non vi mostrerò tutte queste cose, ma vi mostro invece questo pub, il Cobblestone, che non visiteremo stavolta, ma fidatevi, tanta roba, soprattutto per la musica dal vivo. È uno degli spot principali di Dublino, famoso quasi quanto Temple Bar, non è così turistico, il che lo preserva. Non entriamo a bere perché io sono solo uno, non ce la faccio già più. Io abitavo in quella porta.
per i più assidui frequentatori di questo canale si ricorderanno questi luoghi. Sono un sacco di video dell'epoca e trovate sul canale. Ed eccoci a Stony Better, il pub dove vi porto stasera è lui, P. Walsh, eletto miglior pub di Dublino nel 2023. Tra l'altro proprio spudoratamente Temple Bar con l'albero lì fuori. Ragazzi, entriamo. Mi ricordavo che c'era il separé. Anche qua raga, che ve lo dico a fa. Thank you. Che ve lo dico a fa. Mi mancava questo pub. Una pinta 6,40 €. Spettacolari. Sempre tanta roba. Buona buona. Un altro pub incredibile dove dovreste venire è il Glimmerman, ovvero questo pub che sta alle mie spalle. È fantastico, per ovvi motivi alcolici non ci fermeremo qui perché non ce la posso fare, però tanta roba, tanta roba. Tanto è chiuso, volevo farvelo vedere dentro ma è chiuso, si paga solo cash tra l'altro, però all'interno trovate un ATM, di conseguenza potete prelevare soldi. Adesso andiamo a fare l'ultima tappa di questa lista di 5 migliori pub secondo me di Dublino dopo 5 anni che vivo qua. Andiamo. Ciao, faccio più ragazzi, si può dire su YouTube, però se capite, lo sapete o no? È vero che lo sapete, dai che lo sapete. Guardate che bello, e poi che c'è una palma su quel coso. È una palma là su. Ma perché c'è una palma? Come potete ben immaginare, il problema quando bevi 2 o 3 birre, lo sapete qual è, lo sapete. Vi giuro raga, non ce la faccio più, devo fare una pipì allucinante, tipo da mezz'ora. Siamo ora al John Kavanagh, il mio pub in assoluto preferito di tutta Dublino. Faccio questa ripresa a posteriori anche se ve le vedrete prima perché sono dovuto entrare, perché mi stava scappando una pipì incredibile. Di conseguenza sono entrato e le sto facendo a posteriori dopo che l'ho già assaggiata la Guinness. Vi posso assicurare che questo in assoluto è il miglior pub, secondo me, di tutta Dublino. Pub che prende il nome anche di Grave Diggers. Perché in parte è un cimitero immenso. I becchini che lavoravano all'interno del cimitero, una volta finito il lavoro, venivano qua a bersi la loro pinta di Guinness. Di conseguenza prende anche questo nome ufficioso, anche se sull'insegna non c'è scritto. È senza ombra di dubbio uno dei pub storici di Dublino che, nonostante sia diventato comunque famoso per la qualità della sua birra e l'atmosfera assolutamente autentica, continua a rimanere un pub prevalentemente di locals, ovvero di irlandesi che vengono qua. Infatti, come vedrete dai video, all'interno sono quasi tutti di qui, e questo senza ombra di dubbio è uno dei modi che avete quando venite a Dublino per capire se un pub è bello e autentico o no, ovvero dalla quantità di irlandesi che ci sono all'interno. Se sono solo turisti, ahimè, avete sbagliato. Ciao, qualcuno ci sembra? Oggi dobbiamo correre 22 km, ci sono folati di vento 75 km all'ora. Miau 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 miau. In realtà nella mia testa è Signori, andati. Freddo, adesso tanto freddo, vento di me, al contrario, tutto il tempo. C'è stato un certo punto che volevo fare una strada, non ce l'ho fatta, mi ha fermato il vento. Tutto il tempo il vento contro, tutto il tempo, follia. più un lungo che un corso di sopravvivenza, ma mi spostava. Se provassi a spiegare la sensazione che sto provando adesso, come stavo post prima maratona.
torneremo più forti di prima. Non voglio più tornare volta. Domenica 22. Siamo in partenza. Si scende per il Sacro Natale. Cosa? Ma perché devi fare questa cosa? Il video. Gente, quest'ultima pinta in aeroporto. Si era concluso questo video. Anche in aeroporto potete trovare delle grandissime, buonissime Guinness. Io vi consiglio il bar sulla destra, fronte al gate 109. Secondo me è il migliore. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se questi tipi di contenuti vi possono interessare. Ma anche se non vi interessano, iscrivetevi. Che io ho camminato 20 km oggi a piedi per farvi vedere i pub. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Non so di cosa parleremo settimana prossima, ma saremo in Italia. Questo fantastico video che spero vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, mandatelo anche le vostre nonne, anche buon Natale, no, sarà in ritardo, quindi niente, ciao. Won't you let me dream if my dreams can come